Amiche e amici di Solfatara News, c'è un istante preciso. Ogni volta che accendiamo i motori e i droni iniziano a salire sopra la Solfatara, in cui capisci che non stai semplicemente riprendendo un paesaggio, stai entrando dentro un sistema vivo. La Terra qui non è un fondale. Respira, si dilata, si contrae, scarica energia. I Campi Flegrei non sono un vulcano addormentato. Sono una caldera attiva, un'enorme struttura collassata sotto cui circolano fluidi roventi, gas ad alta pressione e fratture che si aprono e si richiudono come valvole naturali. Prima di entrare nel dettaglio di quello che è successo oggi, vi ricordiamo che abbiamo aperto una raccolta fondi su GoFundMe per installare un sismografo professionale vicino alla nostra webcam sulla fumarola di Pisciarelli. Potete trovare il link diretto sia in descrizione sia nel commento fissato in alto. Quando si parla di monitoraggio vulcanico, la continuità del dato è tutto. Bastano minuti di interruzione per perdere un segnale importante. Un microsciame può essere il sintomo di una variazione di pressione nel sistema idrotermale, cioè quel circuito di acqua e gas surriscaldati che, sotto la caldera, funziona come una gigantesca pentola a pressione. Avere uno strumento indipendente significa poter confrontare, verificare, analizzare senza vuoti, non per fare allarmismo sterile, ma per non navigare al buio. Oggi 28 febbraio 2026, la Terra ha parlato con decisione. Alle 11:19 una scossa lunga, intensa, con un'accelerazione percepita molto superiore a quanto suggerisce la sola magnitudo numerica, ha fatto tremare Pozzuoli e aree ben più distanti. Il dato ufficiale parla di magnitudo massima 3,5, ma chi era in casa sa che non è stata una scossa qualsiasi. È stata una vibrazione profonda, prolungata, con quella componente di accelerazione che amplifica la percezione e mette in evidenza quanto il sottosuolo sia in tensione. Da quel momento si sono susseguite circa 20 scosse, concentrate tra l'area degli Astroni e la Solfatara. Questo dettaglio geografico non è secondario. Significa che lo sciame si sviluppa lungo un settore ben preciso della caldera, dove le fratture crostali sono note e dove la pressione dei fluidi può trovare vie di risalita. Quando più eventi si allineano in un'area ristretta, spesso stiamo osservando una redistribuzione di stress. In parole semplici, la crosta si sta adattando a qualcosa che spinge da sotto. Appena terminata la prima scossa abbiamo alzato i droni. Prima tappa, fumarola di Pisciarelli. A vista il degassamento sembra leggermente meno denso rispetto ai giorni scorsi, ma il punto non è la quantità apparente di vapore, è la dinamica. La bocca principale oggi espelle fango e gas con una pressione impressionante. Il getto è vigoroso, continuo, quasi rabbioso. Questo comportamento è coerente con un aumento di pressione nel sistema idrotermale. Meno fumo visibile non significa meno energia. A volte significa gas più caldi, più secchi, spinti con maggiore forza. La temperatura che abbiamo misurato oggi a Pisciarelli è di 106,2 gradi centigradi. Non è un valore in calo, non è stabile. È inserito in un trend che negli ultimi mesi mostra un progressivo incremento. Superare stabilmente i 100 gradi in un contesto superficiale significa che l'acqua circolante nel sottosuolo è in condizioni di ebollizione continua, alimentata da una fonte di calore persistente. E quella fonte, nei Campi Flegrei, è legata a un sistema magmatico profondo che fornisce energia termica ai fluidi sovrastanti. Ci siamo poi spostati nel cratere della Solfatara. Qui la scena è ancora più eloquente. Non è soltanto il degassamento a colpire, ma la violenza con cui il vapore fuoriesce dalla bocca grande. Un getto potente, pulsante, accompagnato da boati che si avvertono anche mentre stiamo registrando questo aggiornamento. Quei suoni non sono folklore. Sono il risultato della rapida espansione di gas ad alta temperatura che attraversano fratture e cavità. La temperatura misurata alla bocca grande oggi è di 185,5 gradi centigradi, un valore estremamente alto che non mostra segnali di raffreddamento. Quando un sistema idrotermale mantiene temperature così elevate nel tempo, significa che l'apporto di calore dal basso è costante. Non stiamo osservando un episodio isolato, ma una fase prolungata di energia sostenuta. È importante essere chiari. Non stiamo facendo previsioni di eruzione. La scienza non funziona con le profezie, funziona con l'analisi dei dati e con il confronto tra segnali. E i segnali che vediamo oggi, sismicità concentrata, accelerazioni forti, temperature elevate, pressione nei getti di fango e vapore,
raccontano una caldera che continua a deformarsi e a redistribuire l'energia accumulata. È il fenomeno del bradisismo, ma dentro questo termine tecnico c'è una realtà concreta. Il suolo si solleva perché qualcosa sotto si espande. Immaginate la caldera come una cupola di roccia attraversata da fratture. Se aumentano i fluidi, se aumenta la temperatura, se aumenta la pressione, la roccia reagisce. Si deforma, si spacca, genera scosse. Ogni terremoto è una piccola valvola che si apre. Ma quando le valvole si moltiplicano in poco tempo, significa che la pressione è significativa. Ad oggi non risultano danni strutturali gravi e questo è un dato positivo. Ma ignorare l'intensità percepita sarebbe un errore. L'accelerazione del suolo è ciò che produce effetti sugli edifici e sulle persone. E oggi quell'accelerazione è stata tale da far sembrare la scossa molto più forte del numero scritto nei bollettini. Il nostro compito non è spaventare, è osservare, misurare, documentare. Ma la documentazione onesta, quando i parametri sono elevati, non può essere edulcorata. I campi flegrei stanno vivendo una fase dinamica. Le temperature non scendono. La pressione nei sistemi fumarolici resta alta. Le scosse continuano anche mentre vi parliamo. Continueremo a monitorare ogni variazione, ogni segnale, ogni anomalia. Continueremo a volare sopra quella polvere gialla e quel vapore bianco, che per molti sono solo un paesaggio, ma per chi conosce la geologia sono il respiro visibile di un sistema complesso e potente. Restate con noi. Sostenete un'informazione indipendente, scientifica e costante, perché conoscere è il primo strumento di protezione. E in un territorio come il nostro, la consapevolezza non è un optional, è una necessità. Da Solfatara News è tutto per questo aggiornamento. Ci vediamo nel prossimo volo. Restate vigili, restate informati.